Ti hanno mai detto che occorrevano migliaia di euro per iniziare ad investire? Falso. I soliti guru parlano di cifre che vanno dai 500 in su al mese per iniziare ad ottenere effettivamente cifre di un certo tipo. Ok, tutto bello, ma chi guadagna 1000-1200 euro al mese come fa? In questo video voglio analizzare con voi come sia possibile ottenere comunque un guadagno anche solo investendo 50 euro ogni singolo mese, senza rischi e fregature, ovviamente. E sì, è possibile. Iniziare ad investire con pochi soldi è possibile. Ovviamente non diventerete bilionari, ma sicuramente potrete investire e aumentare abbastanza il vostro denaro. Oggi ti faccio vedere ben 3 strategie concrete per andare quindi ad investire questa nostra banconota da 50. 1. Perché investire 50 euro al mese? Se ci pensate, non è ridicolo? Molti pensano, con 50 euro che diavolo pensi di farci? Te lo dice la zia Mary: costruisci l'abitudine, l'interesse composto e in seguito appunto la libertà finanziaria. Facciamo un giochino, un piccolo calcolo, va bene? 50 euro al mese per 10 anni investiti, rendimento medio del 7%, arriviamo a 8.500 euro. Certo, non sono milioni, ma stiamo comunque utilizzando 50 euro. Più andremo ad investire e aumentare nel tempo, più questa cifra finale cambierà. Però scusatemi se ve lo dico, ma 8.000 euro fanno molto la differenza, soprattutto in famiglie che fanno fatica in tante cose. Soprattutto questo è molto utile non solo per avere un piccolo guadagno nel futuro, ma per la mentalità. Mi spiego meglio: risparmiare, pianificare, non toccare assolutamente quei soldi. Se c'è un piccolo calo non bisogna farsi prendere dal panico, bisogna sempre lasciare i soldi lì, ovviamente a seconda delle strategie. Io sto parlando per quelle di cui tratto nel mio canale, che vi invito ad andare a vedere se volete stare tranquilli. Perlomeno il mio video sugli investimenti riguardo agli ETF con il piano di accumulo. E sì, se riuscite poi ad imparare a diventare molto svelti e sicuri con 50 euro, riuscirete altrettanto senza problemi con cifre più grosse quando semmai poteste permettervele. Questo perché in realtà c'è anche chi ha i soldi per iniziare ma ha una paura tremenda, e sotto l'effetto della paura si fanno tantissimi errori e si finisce per perdere tutti i soldi. Quindi in realtà è ancora meglio per i principianti o chi non è sicuro partire con cifre più piccole. Bisogna prendere l'abitudine, capite? Secondo punto, parliamo della strategia migliore con cui io andrei a investire quei 50 euro se vogliamo puntare sulla sicurezza, soprattutto se siamo inesperti o non completamente sicuri. ETF, S&P 500 o MSCI World con un pack automatico. Questo ve lo possono permettere di fare numerosi brokers. Io in particolare, per chi vuole seguire questa tipologia di strategia del pack, del piano di accumulo, vi consiglio Trade Republic. No, non è una sponsorizzazione, non sono affiliata, è un mio personale consiglio sul fatto che secondo me è valido, e vi rilascio a tal riguardo al video dove propongo 3 brokers molto famosi e faccio l'analisi per spiegarvi un pochino quello che voi dovreste scegliere in base alle vostre necessità e non un semplice copia e incolla. Gli ETF sono molto buoni perché sono dei fondi che comunque vanno a coprire un intero mercato, e anche ad esempio quando utilizzate ETF come S&P 500 o MSCI World, voi state andando effettivamente a comprare delle azioni di più imprese, quindi spalmate meglio la volatilità del vostro portafoglio rimanendo più tranquilli, appunto. Infatti non stai scommettendo su un'azione ma su centinaia. I vantaggi sono sicuramente bassi costi, facile diversificazione sul mercato e quindi una volatilità, un rischio più basso. Tra parentesi, per chi non lo sapesse, diversificazione significa che non vado a mettere tutti i miei soldi su un'unica cosa uguale. Questo può andare in singole azioni, quindi magari mettere tutti i soldi in una singola azione, invece ne metto in più diverse, oppure non faccio solo azioni ma faccio anche ETF, ma faccio anche il mercato dell'oro, il mercato del petrolio e così via. Insomma, mi diversifico. Altro buon vantaggio è il rendimento del 7-10% annuo, ovviamente è variabile, quella è più o meno la media. Con 50 euro al mese ci sono numerose piattaforme dove puoi effettivamente far funzionare bene quei soldi, come vi ripeto nuovamente Trade Republic, ma ci sono anche altre alternative come potrebbe essere Scalable
Capital, Fineco o comunque altri brokers vari che accettano anche pagamenti così piccoli e vi permettono di darvi una mano nello specifico con gli ETF e il piano di accumulo. Letteralmente aprire un piano di accumulo, almeno parlando dal punto di vista di Trade Republic, è velocissimo, ci vuole pochissimo. Caricate 50 euro, settate in modo mensile che vi ritiri 50 euro, fa tutto da solo in automatico, voi non dovete fare niente, li lasciate lì e li riprendete tra un po' di anni. Ma se anche gli ETF di questa tipologia di pack, che comunque sono molto sicuri, vi potrebbero ancora un attimino far venire una certa ansietta, e se quindi proprio non volete vedere oscillare questo prezzo perché non ce la fate, può iniziare con dei conti depositi vincolati dai 12 ai 24 mesi. Oggigiorno rendono più o meno sul 3-4% medio. Ci sono numerosi siti a riguardo che possono aiutarvi. Uno ad esempio dei più utilizzati che sapevo era facile.it, ma anche semplicemente il portale della tua banca. Normalmente le banche offrono spesso queste tipologie di servizi, sono garantiti, hanno un fondo interbancario che vi copre anche fino a 100.000 euro, poi ovviamente dipende da broker a broker, però in media è così. Il rendimento sicuramente è più piccolo rispetto agli ETF, ma ancora una volta, se avete così tanta paura, è meglio che non investire affatto. Questa strategia la consiglio a tutti quelli che vogliono avere da parte un piccolo fondo per le emergenze e in un certo senso non sta lì fermo, ma crea liquidità, aumenta di valore man mano, appunto, non di tantissimo, 3-4%, però è meglio di niente, in maniera tale che se avete un'emergenza, avete bisogno di un qualcosa, potete andare a prenderli da lì. Se ancora queste due non vi sono sufficienti, vi offro una terza opzione, che è quella dell'oro e dei BTP a lunga distanza o scadenza, come preferite voi. Molto utile per chi ha paura soprattutto della nostra amica inflazione. In poche parole, l'inflazione avviene nel momento in cui i nostri cari amici beni hanno un aumento di prezzo anche abbastanza elevato per un periodo di tempo lungo, e magari ancora peggio il salario dei cittadini non aumenta, dunque si abbassa il potere di acquisto delle persone, che significa che i miei ipotetici 100 euro, scusate, poverini, li ho maltrattati, i miei 100 euro ipotetici oggi ci posso comprare magari 60 quadernini stupidi per disegnare, per prendere appunti, ma tra 10 anni magari ne posso comprare 20, 30 anziché 60. Insomma, il punto è che ne potrò comprare meno. Ecco, con questa tecnica diciamo che l'inflazione non è più un problema su cui voi dovrete più di tanto tenerne conto. L'oro viene definito un bene rifugio, significa che nei periodi di crisi è il momento perfetto in cui lui sale. Quindi quando voi comprate in un periodo in cui si sta bene l'oro, effettivamente il prezzo sarà o stabile o comunque un po' più basso, e nel momento in cui ci saranno magari periodi di inflazione o altre problematiche di crisi, dato che voi avete già comprato l'oro, salirà enormemente di prezzo. Quindi tutto quello che avrete messo da parte, se sale di una certa quota molto molto elevata, potete venderlo, oppure lo tenete lì per farlo salire ancora più di valore, perché prima o poi, si sa, in Italia l'inflazione arriva sempre. Però non guardiamo solo il contesto italiano, guardiamo comunque sia anche quello globale. È normale che le inflazioni ci siano, quindi poi sta a voi. I BTP invece hanno una garanzia statale, appunto sono collegati direttamente allo Stato, sono perfettamente adatti per chi ha un orizzonte più o meno di investimento di 10 anni. Per chi non lo sapesse, BTP sta per buoni del tesoro poliennali. Sono dei titoli a debito di medio-lungo termine che sono emessi dallo Stato italiano, ovviamente in questo caso stiamo parlando dell'Italia, e sono considerate, sono delle obbligazioni di fatto. Consentono allo Stato di finanziarsi grazie alle persone che vanno a investire in queste obbligazioni. Considerando che sono dei titoli di debito, ovvero un debito che ha lo Stato, può essere nei confronti dei cittadini o di altri paesi europei e così via, dipende. Gli italiani, comprando e investendo soldi in queste obbligazioni, in un certo senso sta aiutando a coprire questi debiti che ha lo Stato italiano, e lo Stato di contro gli dà una piccola remunerazione su un periodo di circa 10 anni di durata, e il rischio di fallimento è inesistente, considerando che significa che dovrebbe crollare lo Stato italiano. È un po' più difficile, direi, no?
I pagamenti periodici vengono chiamati cedole. Generalmente in realtà abbiamo diverse scadenze comunque. Il minimo nella media è 3 anni, il massimo è 50. Anche qui puoi acquistarli sia l'oro sia i BTP con la stessa logica del piano di accumulo, quindi 50 euro messi via da parte ogni mese, investiti in una di queste due o ambedue senza pensarci troppo, fanno bene o male tutto da sole. Mi raccomando però qui non usare i broker a casaccio, utilizza quelli regolamentati dall'Unione Europea o parla con la tua banca. Terza e ultima parte sono gli errori più comuni. Se hai solo 50 euro, ogni euro che tu vai effettivamente a sprecare ti pesa il doppio. Questo perché già hai poco denaro, quindi vediamo di utilizzarlo nella maniera giusta. Quindi quali sono questi 3 errori? Comprare le singole azioni. Ragazzi, questa cosa è mega consigliata su TikTok. E non è un'idea malvagia, ma è perfetto per chi ha un po' più di soldi da investire. 50 euro non è che ci fai tanto. Perché non ci fai tanto? Perché quei 50 euro sicuramente, dato che per te valgono tanto, devono essere in un qualcosa, almeno secondo me, andrebbero in un qualcosa di sicuro che mi ridà un rientro di denaro. Andare per delle imprese, singole azioni, che è molto facile, la volatilità sale, scendi, da un giorno è più 5, l'altro giorno è meno 2. Insomma, per chi ha solo 50 euro io direi anche no. Se invece prendete gli ETF avete sparpagliati 50 euro in più azioni, così se in alcune va male in altre va bene. Quindi alto rischio e no diversificazione. Vedete voi. Secondo errore, come vi ho detto prima, attenzione, i broker, le piattaforme regolamentati e soprattutto nell'Unione Europea, se state in Italia perlomeno, assicuratevi che siano validi. Ancora una volta vi rinvito, come vi ho detto prima, ad andare a vedere il mio video sulla scelta dei brokers. Mi raccomando ragazzi, veramente, rischio di truffe o commissioni esageratamente elevate senza un valido motivo sono dietro l'angolo, ve lo dico. Terzo e ultimo errore, forse il più grave io direi, è di togliere i soldi dopo appena 6 mesi. Quando io vi ho detto all'inizio del video di imparare ad avere la mentalità giusta, non era a caso. Imparare che anche se il mercato va male i soldi devono rimanere lì, soprattutto se utilizzate la strategia del piano di accumulazione. Se ne utilizzate altre non ci metto bocca, ma in questa di questo canale funziona così. Voi non dovete toccarli i soldi, li dovete lasciare lì. Se li andate a pigliare dopo pochi mesi, molti hanno notato da alcuni studi scientifici che più o meno la media è di 6 mesi prima di ritirarli, è inutile. C'è chi li ritira perché ha paura, c'è chi li ritira perché non ha soldi e li deve riprendere. Posso capire il secondo caso, anche se dovreste cercare di fare bene il vostro budgeting ed evitare di andarli a toccare. Il budgeting è un'ottima tecnica che vi dà una grossissima mano per evitare proprio queste problematiche. Farò molto presto un video su come diffondere bene il budgeting nella maniera migliore. Dunque, per concludere, vale o non vale il caso di spendere e investire questi famosi 50 euro? Il tempo è il tuo migliore alleato per fare soldi nel tempo. Scusate il gioco di parole. Anche se hai poco capitale, magari non diventi ricco, ma accidenti, hai proprio bisogno di quei soldi extra perché c'è un imprevisto o perché hai bisogno di comprare assolutamente una cosa. Ecco che i soldi che hai investito e ti hanno ridato un buon ritorno finalmente sono utili, anche se pochi. Se il video ti è stato utile ti rilascio anche questo qui che secondo me potrebbe esserti molto utile e interessante per imparare un pochino meglio nello specifico come funziona il mercato degli investimenti degli ETF.